Ci servirà per la borsa Katie. 500 g di filato, io sto utilizzando questo di 3 sfere, lo Swan Black della colorazione Blue Navy. Una chiusura a scatto, questa in particolare l'ho comprata su Tessiland, quindi sul sito di Tessiland. 2 anelli per i laterali, 2 moschettoni per il manico. Mago da lana. Poi per avvitare la chiusura alla borsa io utilizzo questo che è un mini cacciavite praticamente per gli occhiali. Qui ci sono tutti, come potete vedere, le grandezze, le mini grandezze in realtà per avvitare. Utilizzo un uncinetto da 3,5 mm. Avviamo 36 catenelle. Facciamo una catenella per salire e dobbiamo fare 36 maglie basse nelle costine dietro le catenelle. Quindi di solito noi prendiamo la catenella in questo modo, invece noi dobbiamo girare le nostre catenelle e lavorare in queste costine che ci sono dietro. Stessa cosa, sempre nella costina dietro. Si fanno maglie basse. Quindi vi devono risultare 36 maglie basse. Ecco come vi risulterà il lavoro. Vedete, queste sono le catenelle che abbiamo appena creato e queste sotto sono le catenelle che si ritrovano per dritto. Quindi lavorando la costina dietro la catenella, far sì che queste catenelle qua sotto risultano dritte. Adesso saliamo con una catenella, svoltiamo e si fanno 36 maglie basse in costa retro. Quindi invece di prendere tutta la nostra maglia, prenderemo solo mezza con la costina che trovate dietro. Quindi prendendo solo la costa che c'è dietro, dobbiamo fare maglie basse, quindi maglie basse in costa retro e ve ne devono risultare 36. Benissimo, ho finito anche questa riga e vedete come risulta. Si è creato questo scalino proprio qui. In questo momento mi risulta 22 centimetri, 21,5, 22 centimetri. Adesso si sale con una catenella e svoltiamo. Adesso si inizia con il nostro punto termico. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare sempre in costa retro, quindi prendendo la costina di dietro, più la costina che trovate sotto, in questo modo, e si fa una maglia bassa. Quindi per tutta la riga dovremo fare 36 catenelle a punto termico. Quindi prendendo la costina di dietro
più la costina che trovate sotto e si fa una maglia bassa. Stessa cosa, costa di dietro, costa sotto e si fa una maglia bassa. In questo modo, facendo questo punto termico, è come se noi facessimo un piccolo rinforzo al punto, quindi risulterà un po' più spesso e più duro. Infatti, in questa borsa non utilizzeremo la rete perché questo punto renderà la borsa abbastanza rigida da non utilizzare la rete. Quindi costa dietro, costa sotto in contemporanea e si chiude con una maglia bassa. E si continua sempre nello stesso modo. Fino alla fine. Ok, ho finito la riga del punto termico. Adesso bisogna continuare sempre nello stesso modo, quindi saliamo con una catenella, si svolta il lavoro e si continua col nostro punto termico. Quindi costina di dietro, costina sotto e si fa una maglia bassa, costina di dietro, costina sotto, una maglia bassa e si continua così fino alla fine della riga. Benissimo, ho finito anche questa riga, quindi adesso non ci resta che continuare sempre nello stesso modo, quindi si sale, una volta finito il giro, si sale sempre con una catenella, si svolta il lavoro e si continua con il punto termico e dobbiamo ottenere un pannello alto 44 cm. Quindi voi dovete continuare nello stesso modo con il punto termico fino a raggiungere l'altezza di 44 cm. Bene, ho finito il pannello che risulta 44 cm. Ho tagliato il filo e lo vado a nascondere, anche questo qua d'inizio. Una cosa che volevo farvi notare sul pannello, noi abbiamo iniziato da qui e vedete che facendo le maglie basse in costa retro si è presentato un piccolo scalino. Quando voi andate a finire il pannello, arrivando ai 44 cm, lo stesso scalino vi deve risultare uguale a questo sotto. Quindi se lo scalino lo trovate da questo lato del pannello, anche lo scalino finale vi deve risultare in questo lato del pannello. Adesso andremo a realizzare un laterale uguale a questo. Quindi prendiamo il nostro filo, facciamo un cappietto e andremo a fare 12 catenelle.
facciamo una catenella per alzare il lavoro e poi giriamo le nostre catenelle e andremo a fare delle maglie basse nelle costine dietro le catenelle come abbiamo fatto con il pannello. Quindi non nella prima ma nella seconda ci si aggancia e si fa una maglia bassa e vi devono risultare sempre 12. Una volta finite le mie 12 maglie basse, salgo con una catenella, svolto e vado a fare 12 maglie basse in costa retro. Quindi si farà la stessa identica cosa, la stessa lavorazione di quando abbiamo fatto il pannello. Quindi 12 maglie basse in costa retro, prendendo solo la costina di dietro. Finiti i 12 punti in costa retro, facciamo sempre una catenella per salire e si svolta e adesso si parte con il nostro punto termico, quindi si entra in costa retro e si prende anche la costina sotto e si fa una maglia bassa e si continua nello stesso modo, quindi si entra nella prima costa e poi in quella sotto e si fa una maglia bassa. Ok, arrivati alla fine del giro, sempre una catenella per salire con il lavoro e si svolta. Dobbiamo continuare sempre con il nostro punto termico fino ad arrivare a un'altezza di 9 centimetri. Quindi si continuerà con il nostro punto termico fino a raggiungere l'altezza di 9 centimetri. Bene, ho raggiunto i miei 9 centimetri di altezza. Bene, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il nostro gancetto per il laterale e andarlo a posizionare qui nel mezzo. Mi raccomando, dovete fare attenzione a posizionare il gancetto perché vi deve risultare nella parte anteriore. Come fate a capire se è la parte anteriore? Semplicemente se voi lo girate c'è lo scalino, quindi se qui c'è lo scalino voi dovete inserirlo da quest'altro lato dove non si vede lo scalino. Quindi abbiamo 12 punti, ho già fatto una catenella, svolto, vado a fare altri 4 punti termici, 1, 2, 3 e 4. Nei prossimi 4 vado a inserire l'anello, quindi vado a fare sempre il nostro punto termico, quindi prendo tutte e due le costine, la prima e la seconda, e inserisco anche l'anello e faccio una maglia. Stessa cosa, prendo le due costine, inserisco l'anello e faccio un punto basso e lo vado a fare per 4 punti totali. Ultimo e poi 4 punti termici normali negli ultimi 4 punti. E 4.
Vedete come vi risulterà proprio nel mezzo. Adesso si deve fare altri 4 giri di punti termici fino ad arrivare ad un'altezza di 12 cm. Quindi si sale con una catenella e si continua con il nostro punto termico per altri 4 giri per un totale di 12 centimetri. Il nostro laterale quindi vi risulterà 8 cm di larghezza per 12 di altezza. Adesso non bisogna tagliare il filo, ma lasciare una lunghezza di almeno 1 metro per poi andare a cucire il laterale alla borsa. Adesso andremo a fare la nostra fascia della borsa per poi cucirla sopra la nostra borsa. Dobbiamo fare la stessa identica lavorazione che abbiamo fatto finora, sia per il pannello che per i nostri laterali. Quindi si parte con 10 catenelle, dopo aver fatto le 10 catenelle faccio una catenella per salire con il lavoro, si gira le nostre catenelle e non nella prima ma nella seconda andremo a fare la solita lavorazione con maglie basse nelle coste dietro le catenelle. Quindi per tutta la riga si farà la stessa lavorazione. Finite le maglie, si sale con una catenella, si gira e si fa una riga di maglie basse in costa retro. Quindi prendendo solo la costina di dietro si fanno le maglie basse. Finita la riga, si sale con una catenella e si svolta e si ricomincia col nostro punto termico. Quindi stessa lavorazione di sempre. Prendiamo la costina di dietro e la costina che c'è sotto e facciamo una maglia bassa per tutta la riga. Bene, finita la riga con il punto termico, si continua nello stesso modo con il nostro punto termico fino a raggiungere un'altezza di 18 cm. Quindi si continua con il nostro punto termico fino ad arrivare ad un'altezza di 18 cm. Ok, sono arrivata all'altezza di 18 cm, di larghezza è 7 cm, quindi risulterà 7 cm per 18. Ricordatevi di lasciare anche qui 1,5 metri di filo per andarlo poi a cucire sulla borsa. Adesso andremo a fare il nostro manico per la nostra borsa, quindi andiamo a prendere i nostri moschettoni, se ne prende intanto uno, il nostro filo e si parte con 5 maglie incorporando il nostro moschettone. Quindi si prende il filo, si passa con l'uncinetto all'interno del moschettone, si prende il filo, lo blocchiamo con le dita e si fa una maglia. Quindi adesso faremo 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Anche qua dovremo fare la stessa lavorazione con il nostro punto termico, quindi si sale con
una catenella, si svolta, si vanno a fare 5 maglie basse in costa retro, quindi 1, prendendo solo la costina di dietro, 2, 3, 4 e 5. Si sale con una catenella, svoltiamo e si parte con il punto termico. Quindi costina di dietro e costina sotto e si fa una maglia bassa. E si continua così. Si sale con una catenella e si continua con il nostro punto termico fino ad arrivare ad un'altezza di 44 centimetri. Quindi ci ritroviamo al termine dell'altezza desiderata, 44 centimetri. Bene, sono arrivata all'altezza di 44 centimetri. Sì. E adesso andiamo a inserire l'altro moschettone. Quindi mettiamo il moschettone in questo modo e lo andremo ad inserire sempre con il nostro punto termico. Quindi facciamo una catenella per salire con il lavoro e si svolta. Prendiamo il moschettone, lo inseriamo proprio dove c'è lo scalino e andiamo a fare il nostro punto termico inserendo il moschettone. Quindi prendiamo tutte e due le nostre asole e inseriamo il moschettone con una maglia bassa. Lo facciamo per tutte e 5 i punti. Quindi prendiamo tutte e due le asole, prendiamo il moschettone e chiudiamo con delle maglie basse. Adesso si taglia il filo e si vanno a nascondere i fili. Ricordatevi anche in tutto il resto della borsa, se avete fili in eccesso, andateli a nascondere. Adesso abbiamo tutti i nostri componenti della borsa, quindi il manico, i due laterali e la fascia. La prima cosa che andremo a fare è mettere i laterali. Ricordatevi che quando si piega la borsa in questo modo bisogna avere lo scalino all'interno della borsa. Quindi se lo scalino lo avete qui, questo deve essere piegato in questo modo, così che qui all'esterno della borsa non si veda lo scalino. Avendo fatto lo scalino nello stesso lato di sotto, anche quando andrete a chiudere la borsa, lo scalino vi risulterà all'interno. Quindi prendiamo il nostro primo laterale e lo andremo a cucire con un ago da lana. Ago da lana, metto il filo del laterale all'interno e si inizia la cucitura. Quindi mettiamo vicino il nostro laterale, faccio combaciare questo punto con quest'altro punto, vi vedete tutte queste V, le dobbiamo far combaciare con quelle accanto. Quindi il primo punto io lo prendo dall'esterno e lo faccio combaciare in questo modo e stringo, continuo, quindi il filo io lo faccio passare da questo lato così, sempre da davanti, quindi faccio combaciare questa V con quella accanto
e vado a cucire. Un'altra volta faccio combaciare questa V con quella accanto e cucio. Quindi continuo a cucire nello stesso modo per tutte le V fino all'ultima. Ok, sono arrivata qua all'ultima V, mi rimane praticamente dove c'è l'angolo dello scalino. Faccio la stessa identica cosa nella prossima V e prendo l'angolo. Adesso farò combaciare i punti in questo modo. Il mezzo tra le V, vedete che qui ci sono tutte le V, noi qui abbiamo anche un punto nel mezzo, quindi ogni catenella che vedete qui, ogni maglia, combacerà con una V e un punto nel mezzo. Quindi sempre partendo da qui vado a cucire quindi ora ho la V con questo punto il mezzo dalle due V con quest'altro punto e si continua. Bene, ho finito la riga, adesso andremo a fare la stessa cosa da questo lato facendo combaciare le V, questa e questa accanto. E vado anche a fare un altro giro. Così almeno sono sicura che è attaccato per bene. Adesso vado a nascondere il filo, passo qui sotto, quindi cerco di farlo combaciare nella solita riga. Sono passata sotto e vado a nascondere un bel po' di filo, così da essere sicuri che
poi non va più via. Poi lo passo dentro, perché così vado a nascondere il filo all'interno della borsa, tanto poi andremo a foderarla e quindi non si vedrà più niente. Una volta messo il filo bene all'interno delle maglie, lo andremo a tagliare e con un accendino andremo a bloccare il filo. Adesso vado a cucire anche l'altro laterale. Siccome l'altro laterale abbiamo il filo da questo lato e ci dobbiamo attaccare da questo lato del nostro pannello, quindi cosa potete fare per andare a combaciare lo stesso punto dell'altro laterale? Andate a vedere la fine, l'ultima cucitura che avete fatto in quest'altro laterale e andate dall'altra parte, qui, mettete un marcapunti, così sapete dove dovete andare a cucire l'altro laterale, perché noi da questo lato si inizierà proprio da qui. Cucio nello stesso modo dell'altro laterale e ci vediamo a fine. Benissimo, ho finito di cucire i laterali, questo è il risultato. Adesso bisogna prendere la nostra fascia e andare a cucire anche questa. Quindi si piega la nostra chiusura della borsa, andiamo a misurarla. In questo momento a me mi risulta 23 centimetri, quindi andremo a mettere un marcapunti proprio nella metà, quindi 23, 11 e mezzo, per me è questa maglia, e ci andrò a mettere un marcapunti per andare a indicarmi il centro della borsa. Ora dobbiamo andare a cucire questa parte. Dobbiamo lasciare la parte dello scalino sotto e lasciare un pezzettino piccolino all'esterno del pannello, perché qui poi andremo ad avvitare la nostra chiusura. Come mi regolo? Allora, di base io mi regolo con la fine della patta, dove iniziano i laterali. Qui io, proprio qui, in questo modo, vado a capire dove devo iniziare la mia cucitura. Faremo combaciare la nostra fascia proprio qui. Quindi la cucitura deve essere da dietro, non da davanti, quindi si fa iniziare da questo lato. Ovviamente dobbiamo andare a vedere anche la metà della nostra borsa per cercare di essere più precise possibile. Io qua ho 10 punti, quindi il mezzo lo farò combaciare con il quinto punto. Lo porto leggermente più in basso, guardo se più o meno combacia il tutto e lo vado a bloccare con 2 marcapunti. Cerchiamo di essere più dritte possibile e andiamo a bloccarlo da questo lato, quindi prendo questa maglia e la passo così.
Sempre con il nostro ago da lana andiamo a cucire. Quindi partendo da qui io inizio a fare prima questi punti e poi scendo giù. Faccio questi e poi riscendo in questo modo. Per fare una cucitura pulita andrò a prendere la costina che c'è davanti e una di queste costine, cioè la costina che combacia sotto in questo modo. Passo sopra, quindi prendo la costina davanti, prendo quella costina che c'è proprio sotto e vado a cucire. E continuo così per tutta la fila. Finita la riga, vedete com'è pulita la cucitura. Adesso facciamo la stessa cosa in questo lato e si va a prendere la V che c'è qui, vedete la V, e lo vado a passare sempre in quelle costine, quindi la costina che c'è sotto. Continua nello stesso modo. Prendo la prossima V e prendo la costina che c'è sotto, in modo da far vedere il meno possibile la cucitura. E continuo a cucire tutte le V in questo modo fino ad arrivare qua in fondo al marcapunti. Ok, ho cucito tutta questa parte qui, adesso rigiro la borsa in questo modo e vado a fare la stessa cosa con quest'altre costine. Quindi io faccio così, passo da questo lato e vado, faccio combaciare questa con la quinta maglia nel mezzo, quindi 1 2 3 4 e 5, questa maglia deve combaciare con questa, quindi prendo la costina di dietro e questa costina qui e vado a cucire. Stessa cosa, costina in costa retro, la costina che abbiamo sotto e si cuce. E faccio la stessa cosa in tutti gli altri punti. Una volta finita anche questa riga, si rigira di nuovo la nostra borsa e si va a fare la stessa identica cosa anche in questo lato. Mi raccomando, prima di proseguire, controllate se state facendo il lavoro dritto, ma soprattutto se lo state centrando bene. Una volta finito di cucirlo, ho nascosto il filo, ho tagliato
e ho bloccato il filo con accendino. Adesso andremo a prendere la nostra chiusura e l'andremo ad attaccare. Prendo il mio cacciavite minuscolo ad inserire il filo dentro la chiusura. Bisognerà un po' sforzare il filato, potete anche aiutarvi con delle pinzette inizialmente, queste magari sono più fini, e piano piano andiamo ad inserire il filo dentro la nostra chiusura. Una volta che avete inserito bene il filo, andremo ad inserire le nostre viti, così da bloccare bene. Ora andremo ad attaccare la parte sotto in questo lato, quindi andiamo a prendere la nostra chiusura, si inserisce, e andiamo a prendere le nostre misure. Una volta che avete preso le misure, andate a bloccare il tutto con le proprie graffette. Vi potete aiutare con delle pinzette fatte in questo modo, così da prendere le alette e chiuderle tutto in questo modo. Una volta inserita la chiusura, andiamo a mettere il manico e la nostra borsa è terminata.